Ecco qua. Adesso facciamo questo semifreddo super veloce con una coulis di frutti di bosco freschi. All'interno c'è profumo molto di feste perché abbiamo messo miele, abbiamo messo noci, biscotti secchi, profumo di agrumi e anche scaglie di cioccolato, quindi è perfetto per il periodo festivo. Adesso allacciamo i grembiuli e proviamo a farlo insieme. Cominciamo col tagliare le scagliette di cioccolato. Non ce ne vuole tanto, quindi dovremo fare abbastanza veloce. La tips qua è mettere in frigo una mezz'oretta il cioccolato prima, per cercare di tagliare meglio le scaglie dal lato lungo o anche dal lato corto, come volete. Possiamo fare anche così. Si cerca di tagliare a bordo e stando attenti alle dita. Un altro sistema, invece che andare a pari così, che faccio meglio io appunto come vi dicevo prima dal lato lungo, è scendere così dal lato lungo, anche più o meno grosse. Avendolo scaldato bene vi vengono le scagliette senza venire dei tronchi, vedete? Avendolo raffreddato bene, scusate. Andiamo avanti così. Perfetto, 83 va bene, dai, un po' di più non fa male di cioccolata. Adesso tostiamo un po' di frutta secca, mandorle e anacardi, già azzerato, bene, mettiamo. Sono già 80, sono già tante, guarda. Mettiamo un po' volevo fare, non tutte mandorle. Vabbè, le tostiamo un pochino, giusto che puliscono. Appena, giusto che rilascino il loro profumo e poi le spegniamo. Intanto pulisco il bancone, ci dobbiamo riappoggiare. Ecco, adesso che vedete che sono già un po' più gialline, ma non marroni, mi raccomando, vanno già bene così. Comunque lo sentite dal profumo che hanno rilasciato i loro oli. Le togliamo dal fuoco e le mettiamo nel piatto. Ecco, appena sono raffreddate le trittiamo grossolanamente. Ora ci grattugiamo un po' di bucce di bile che ci servirà dentro come condimento per dargli il profumo agrumato. Solo la parte colorata, mi raccomando, biologici edibili. Così infatti si vede che il nostro è proprio bruttino, cioè non ha niente, però tanto me ne serve mezzo di limone, per cui grattuggerò la metà bella e l'arancio intera invece, per dare colore e profumo agrumato. Solo dove non c'è il bianco, fin dove non c'è il bianco, così. Quindi sono proprio 2 o 3 passaggi e basta. E poi intanto si ruota anche il frutto. Bene, qua ci siamo, abbiamo fatto quasi tutto. Ecco, e questa basta a metà. Ecco qua. Quantità perfetta, adesso diamo giù tutto e lo mettiamo da parte per assemblare tutti insieme. Ora trittiamo, mettiamo in un sacchettino le mandorle già raffreddate, mandorle anacardi, lo lasciamo un po' morbido così e le trittiamo, uso un batticarne perché voglio trittarle grossolanamente, non voglio che diventino una farina, devono sentirsi con i denti sotto quando mastichiamo il semifreddo. Così. Adesso le lasciamo nel piattino di nuovo, le mettiamo così. Poi ci aggiungiamo anche i biscotti, anche quelli van tritati. Ora nello stesso sacchettino metto anche i biscotti, tipo Svego, quelli che avete vanno benissimo. Stesso ragionamento, li trittiamo col batticarne. Così, abbastanza grossi anche loro, e li mettiamo con le mandorle. Ecco qua, lavoriamo i liquidi, montiamo la panna. Dovrebbe già essere bella ferma, direi di sì. Ora abbiamo subito bastoncini e cambio un attimo il bicchiere. Adesso ho messo 2 tuorli, solo il rosso, belli grandi, se no 3 medi piccoli.
e poi mettiamo 2 cucchiai rasi di zucchero, così, e montiamo finché non diventano più chiare le uova. Incolliamo. Allora, vedete che sono belle montate, sono diventate molto più chiare rispetto a prima. Perfetto. Adesso cominciamo a mettere tutto in una ciotola più grande. L'avevo travasato semplicemente perché 2 uova se no montano male nella ciotola grande direttamente. Invece guardate come ha montato bene qua. Vedete com'è spumoso? Mettiamo giù tutto. Poi adesso cominciamo a mettere dentro un po' alla volta il mascarpone e dobbiamo inglobarlo con le uova, Poco alla volta andiamo avanti così. Non tutto insieme perché poi rischiamo di rovinare il lavoro che abbiamo fatto bello con le uova. Sempre molto velocemente, nel senso non montatelo troppo, un po' alla volta rapidamente, è solo mezzo chilo quindi si fa abbastanza veloce. Facciamo l'ultimo po' di mascarpone che è finito. Adesso tocca al latte condensato, anche questo un po' alla volta. Potete andare giù a filo così. Perfetto, adesso diamo giù tutto il latte condensato, l'intera confezione. Un attimo, se è abbastanza dolce. Io aggiungerei un cucchiaino di miele, proprio solo uno, serve anche per dare quel gusto un po' effetto torronato, visto che siamo anche a Natale, ci sta benissimo. Giù tutto, bravo. Mescoliamo bene. Adesso basta con le fruste. Adesso cominciamo a mettere tutti gli aromi, partendo dall'agrumato, quindi le scorze di limone e arancia. Mescoliamo con delicatezza, poi aggiungiamo le scagliette di cioccolato, bene. Poi adesso cominciamo già ad aggiungere un po' alla volta anche la panna, in 2 o 3 volte. La prendete sotto dal basso verso l'alto, così. E per ultimi mettiamo i biscotti secchi e le nocciole varie che abbiamo usato, mandorle, poi sono e anacardi. Sempre dal basso verso l'alto. Finito. Perfetto. Adesso io ho foderato 2 teglie con la pellicola, lasciandone in abbondanza per coprirle anche, e prendiamo su col mestolo e le facciamo più o meno grandi uguali. Quindi faccio una e una. Ops.
ovviamente ne va sempre fuori. Ho anche preso un mestolo gigantissimo, naturalmente. Ecco qua. Adesso queste due sono praticamente simili, quindi perfetto. Quello che avanza voglio fare una monoporzione per farvi vedere il semifreddo finito. Per questo poi ce lo mangiamo a vigilia noi, ma lo potete usare anche per farlo per Natale o per una qualsiasi altra occasione. E lo copriamo con l'altro. Lo chiudete un po' a caramella che vi aiuterà poi a tirarlo fuori al momento di servirlo. Cercate di fare in modo che diventa tutto più o meno alto uguale, basta scossarlo, non c'è bisogno di schiacciare o comprimere. E adesso lo mettiamo in freezer. Adesso con quello che è rimasto faccio le mini porzioni, quelle che ci vengono, un paio penso, 2 o 3 sicuro, 2 sicuro. Allora facciamo anche l'altra, sempre con la pellicola. Appoggiatelo un po' in basso, attenzione che sennò poi non viene la forma. Ecco, e fate con la mano. Allora ne vengono 2 belli pieni e poi ne facciamo uno meno pieno per la mamma, tanto se mi freddo non posso mangiarlo. Così stasera già si possono anche già mangiare, quindi li sento già stasera e li vediamo insieme. Adesso li metto tutti e 3 in freezer, stasera li apriamo. Intanto prepariamo già la coulisse. Adesso per fare la coulisse mettiamo dei frutti rossi misti surgelati, li trovate anche al supermercato, se non li avete di campo, diciamo. Nel banco surgelati ci sono sempre. Li preferisco perché comunque è frutta fresca surgelata, quindi meglio che quelli di sciroppi già fatti. Poi mettete lo zucchero e una spruzzatina di limone, sempre perché così esalta l'agrumato, ma non troppo, questo è meno di mezzo limone. Poi copriamo, mettiamo al minimo e li facciamo sciroppare. Ok, adesso che è già un po' più denso, l'ho controllato prima, lo lasciate comunque semiliquido, così, però lo spegniamo perché tanto finirà di ritirarsi un pochino durante la giornata, continua a cuocere nel tegame un pochino, quindi non vogliamo che si attacca. Lo spegniamo e lo copriamo. Allora adesso tiriamo fuori la monoporzione, variamo un pochino e poi la serviamo, vedete che è già in forma, con un po' di coulisse di frutti di bosco. Adesso io preferisco lasciare i frutti di bosco così un po' interi, un po' caldi. Fate scendere appena appena di qua e di là un po' di sugo ed è fatto. Voilà. Ecco, proprio 5 minuti fuori già si taglia, vedete? Perfetto. Adesso lo assaggiamo. Assaggia, Tato. Sale mia cavia. Com'è? Più buono. Buono? Si sentono gli agrumi? Molto, anche il cioccolato. Perfetto, sono contenta. Grazie. Solo assaggiare, non devi mangiare tutto tu. Scherzo, per mangiarlo. Buon appetito a tutti!